Oggi lavoreremo insieme ad una tazzina ad olio realizzata con la tecnica alla prima. Preparo i miei colori sulla tavolozza partendo dai toni più chiari dello sfondo e semplicemente con i colori a olio vado a crearmi lo sfondo. In dei punti aggiungo al bianco un pochino di nero o in altri punti appena un pochino di terra di siena naturale e vado a crearmi modulando tutto lo sfondo. Lavorando alla prima non dovrò sovrammettere i colori troppe volte perché altrimenti il colore non mi asciuga. Sicuramente prima devo tracciare un disegno del soggetto che andrò a fare. Ora sto facendo per esempio il piano del tavolo sul quale poi ci saranno anche le ombre degli oggetti, come in questo caso due spicchi di limone. Io starò attenta a salvaguardare il disegno che ho preparato e a mettere già nel colore, nelle fasi dove, nei punti dove ci sono le ombre, a mettere subito l'effetto dei toni più scuri. Partendo sempre dai colori base che ho messo nello sfondo, vado a intervenire scurendo, mettendo per esempio un pochino di nero. A questo punto mi vado a ricreare quelle che sono le ombre portate, cioè le ombre che i miei oggetti proiettano sul fondo. Poi prendo un pennellino pulito e con questo pennellino andrò ora a sfumare e a rimuovere appunto le ombre proprio per dare un tocco molto più omogeneo. Fatto più o meno lo sfondo, vado a creare il limone e quindi parto anche qui da un tono medio comunque e poi vado a scurire mettendo dei toni più accesi. Il colore che io ora ho mi va bene anche per fare il limone e quindi lo spicchio di limone vado a metterlo nei vari punti dove trovo colori con tonalità uguali. Il lavoro poi procede, lavorando anche appunto sempre più lo sfondo, ma aggiungendo il colore senza mai bagnare il pennello. Praticamente io sto sempre lavorando con il pennello con asciutto praticamente e vado subito a fare anche quella che è la tazzina mettendo dei toni sul blu. Sto facendo l'interno e calcolo già anche qui dove andrà l'ombra, per esempio, del cucchiaio. Poi andrò a fare anche tutto il piattino e anche qui lavoro sempre per chiaroscuri perché o che si lavori in disegno o che si faccia in pittura, il chiaroscuro è fondamentale per restituirci appunto il volume degli oggetti. Mi son presa un bel turchese per fare il piattino e quindi anche le parti della tazza dove, sono di porcellana, diciamo, in cui si vede questo bel colore turchese, al quale poi verrà aggiunto anche il riflesso oro che farò usando semplicemente del bianco, ma accostando i chiari e gli scuri vedrete che verrà il riflesso e sembra luce dorata. Vado a mettere anche bianchi, quelle che sono le decorazioni della tazzina andrò a farle successivamente perché mi devo lasciare, diciamo, l'idea già generale dove vanno tutti gli elementi, compreso per esempio il piattino sotto con il supporto, diciamo, della mia tazza e vedete sto mettendo comunque dei toni più chiari e più scuri, non sono tutti bianchi uguali, ma sono bianchi che virano a seconda, della zona di luce, più sul bianco oppure più sul grigio, come metterò per esempio anche qui sul limone. Ci saranno delle parti bianche, ma per far risaltare il bianco e le parti in luce devo mettere anche le parti, diciamo, più scure e quindi giocate sui toni più del bruno oppure sui colori, come per esempio il grigio di Payne, che è un grigio che tende un po' al blu. Poi vado a definire sempre più e metto a questo punto le ombre nei punti dove avevo lasciato anche, il disegno proprio per avere delle linee guida e vado a mettere le ombre e dettaglio sempre più tutti gli elementi. Logicamente ho un
pennello, questa volta più piccolo, a punta fine, e lavorerò sempre a punta più fine e con il colore sempre più denso, proprio perché mi possa creare questi effetti e tocchi appunto di luce. Ora io farò tutto in una seduta di circa 1 ora e mezzo, ho fatto tutto il lavoro, però se voi avete tempo di aspettare e lasciarla asciugare, per esempio alcune decorazioni, se andate a farle il giorno dopo è sicuramente meglio, soprattutto se lavorate ad olio, come sto lavorando io in questo momento. L'olio, che come sapete viene diluito con l'acqua racia o trementina, però io la uso solo per sciacquare il pennello, poi lo sto usando puro, diciamo, il colore. Vedete, sto facendo questi decori sulla tazzina. Logicamente sto usando il colore in maniera più pastosa proprio perché se no la parte sotto, se fosse stato più liquido il sopra, me l'avrebbe assorbita e quindi non avrebbe retto il colore sopra che sto mettendo. Soprattutto in fase di asciugatura sarebbe cambiato. A questo punto dettaglio sempre più con tutte le rifiniture e vado a mettere proprio anche i famosi punti luce che rendono l'idea della tazzina in un certo senso con degli elementi dorati, per esempio sul bordo, oppure anche sul bordo, per esempio, del piattino, e continuo con tutti questi dettagli. Dettagli che fanno sì che il dipinto sia sempre più veritiero. Poi nulla toglie che io possa comunque intervenire su molte altre parti, come lo sfondo, oppure sfumare meglio o intensificare in dei punti il colore, sia sul limone, sia su tutti gli altri effetti e oggetti presenti nel dipinto. È logico, più dedico tempo a questa fase anche di rifinitura e più si vedono le differenze tra un lavoro finito e un lavoro, diciamo più abbozzato. Se io, lavorassi a questo soggetto per un'altra ora sicuramente, aggiungerei dettagli che però in questo momento non mi è consentito aggiungere perché il colore, diciamo, è troppo fresco. Vi consiglio per esempio di aggiungere al vostro liquido, che in questo caso lavorando a olio è acqua ragia o trementina, un seccativo al cobalto, cioè un medium o un olietto essiccante, è un medium che vi aiuta a far asciugare prima il colore. Io vedete sto rintensificando in dei punti schiarendo proprio per rendere ancora di più l'effetto di volume. Se il video vi piace, vi piacciono le mie pillole di tecniche artistiche, vi invito a iscrivervi al mio canale. Se volete potete lasciare anche un commento, un like, oppure appunto aiutarmi attraverso anche un semplice vostro pensiero a far sì che l'algoritmo riproponga i miei video, che come sapete sono comunque tutti gratuiti e possono essere in un certo senso seguiti da tutti, e quindi se poi vi va di sostenere anche il mio canale con una veramente irrisoria forma di abbonamento, potete anche con solo 1,99 € far sì che io possa continuare a fare contenuti per tutti e possa sempre più appunto illustrarvi anche tecniche, segreti di mestiere e altre particolarità. Anzi, potete anche richiedermi dei soggetti se c'è un argomento che vi interessa, come è successo altre volte, un soggetto che io possa trattare. Io lavoro di professione, sono una pittrice, sono una restauratrice, una storica dell'arte, quindi non passa giorno che io non lavori a delle opere, faccio opere mie personali, ma anche riproduzioni in stile antico. Sono specializzata proprio in tecniche di riproduzione di dipinti antichi, oppure libere interpretazioni o ispirazioni da soggetti più vari. Se appunto vi va di iscrivervi al mio canale, vi invito a farlo, a attivare la campanella per non perdere tutti i video che pubblicherò. E ora stiamo per giungere effettivamente al termine del mio lavoro, che vi ricordo ho fatto semplicemente in 1 ora, poco più, 1 ora e un quarto alla prima,
cioè lavorando con una tecnica dove non sovrammetto troppo i colori e sono in grado di lavorare in una sola seduta. La tecnica alla prima, se non vi va di usare l'olio, potete farla anche con i colori acrilici. Questo fa sì che in casa, diciamo, o soprattutto non usate solventi poi per sciacquare e diluire il colore e sicuramente gli effetti lavorando alla prima vanno benissimo anche quelli che si ottengono con la pittura acrilica, il cui diluente in questo caso è l'acqua e non più l'olio. Vi ringrazio per avermi seguita e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!